Ciao a tutti amici, in questo nuovo video tenterò di riparare questa mola che mi hanno consegnato. Non funziona più, proviamo a attaccare la spina, vediamo se funziona. Niente da fare. Cominciamo subito. Allora, apriamo la vite che c'è qua dietro. Se è dura. Cavolo, se è dura. Ecco che. Ok, allora, per prima cosa io mi sono procurato una lampadina a 220 volt, così vado a vedere visivamente se c'è tensione sia ai capi dell'interruttore in ingresso sia all'uscita. La lampadina, pur essendo un carico molto basso, non ti dà quelle false misure che ogni tanto il tester ti dà o un multimetro ti dà. Allora, vi faccio vedere subito. È anche più comodo perché se io inserisco la corrente, ok, adesso c'è inserita la corrente, io vedo subito in tempo reale la lampadina che si accende. Qua c'è il 220 in ingresso. Allora, diciamo che la corrente entra in questi due, vedete che il filo marrone, il filo blu, che è quello del cavo, e poi dovrebbe uscire da questo che va allo statore e questo qua che va all'altro statore. Dunque tra qua e qua noi dovremmo avere la 220 anche qua. Se abbiamo la 220 lì, andiamo a cercare da un'altra parte il problema. Allora, faccio vedere. Allora, tra qua abbiamo detto e qua il 220 c'è, fino a qua c'è. Ora si tratta di andare a vedere come mai non arriva sullo statore, cioè la parte di bobine che è esterna, non quella interna che ruota. Tolgo la spina. Questo è un cavo che si è rotto. Proviamo a appoggiarlo un attimo, a mettere la spina. L'interruttore è già premuto, ma non parte ancora niente. Togliamo la spina, avviciniamo un po', vi faccio vedere le spazzole che sono in ottima condizione. Allora, le spazzole diciamo che sono in ottima condizione perché sono ancora belle lunghe. Non so se riuscite a vedere qua, sia questa che l'altra sono in ottima condizione, sono ancora belle lunghe. Bisogna capire come mai si arriva corrente allo statore, perché vedo che si muovono tutti i fili qua, non vorrei che si sia disaldato qualcosa. Allora, intanto dovremo
intanto dovremo rifare questo pezzettino di cavo, questo faston che si è rotto. Togliamolo, ok. Vediamo di rifare subito questo connettore, questo filo. Allora, speliamo. Io non ho il suo originale perché ce l'ho più largo, proverò con questo. Tolgo la guaina, dopo un po' di fatica forse ce l'ho fatta. Ok, sembra un po' più lungo. Ok, ora si tratterà di pinzarlo. Proverò con questa pinza. La parte più larga è questa. Ok, vedete? È stato pinzato. Ok, vediamo se ce la fa come lunghezza. Sì, dovrebbe farcela. Ok, ora stacchiamo il cavo dello spazzole che va alle spazzole, il cavo che arriva dall'alimentazione e l'altro cavo dalle spazzole. Praticamente abbiamo lo statore che è diviso in due parti, che è scollegato. Noi dovremo col tester metterci in on e vedere che ci siano tutte e due le bobine dello statore. Una è questa, la vedete? Dentro qua, che parte da qua e arriva qua, e l'altra è quella sotto che parte da qua e arriva qua. Allora, vediamo. Una c'è da 3,8 ohm e l'altra tra qua e qua non c'è. Bisogna capire perché è aperta. Dunque bisognerà smontare, penso, qua davanti per capire come mai la bobina è aperta. Dov'è che si è scollegata? Allora, togliamo le spazzole. Una. Ok. Una, due. Ok. Ora procediamo ad aprirlo davanti.
Dopo aver tolto le viti, tiriamo, è un po' duro perché deve uscire anche il cuscinetto, e questa parte la spostiamo che non ci serve. Poi andremo a pulire meglio questo. Togliamo questo e dovrebbe uscire anche lo statore. Ok. Farò un segno con il pennarello per capire dopo come devo montarlo. Allora, faccio un segno qua verde e lo faccio anche qua. Così so che devo montarlo per così. Ok. Controlliamo prima che non sia bruciato l'avvolgimento, ma non vedo nessun sintomo di bruciatura. Vedo già che è stato saldato qua, da qualcuno è già stato saldato. Adesso vi faccio vedere qual è l'avvolgimento che è interrotto. Allora, questo è quello buono, questo è quello che non funziona, e infatti non esce il filo da qua. Probabilmente qualcuno in precedenza l'aveva già saldato qua. Si tratterà di andare a recuperarlo se si riesce. Vedete dov'è che è rotto il pezzo di filo di rame smaltato? Praticamente è rotto lì. Vedete che si vede? Lì va ripreso e risaldato, qua si vede bene così. Praticamente è quel pezzettino lì che deve essere saldato qua.
Ok, avete visto che sono riuscito a saldare il filo che arriva dall'avvolgimento con un altro filo. Adesso questo lo ripiego così e lo saldo lì. Ok, taglio quello in eccesso. Ok, ora proviamo con il tester. Ora vi ho detto questo 4,2 e ora va anche questo 4,6, 4,7, 4,2. Ok, ora si tratta solo di provarlo. Dopo aver controllato la saldatura, procediamo a rimontare il tutto. L'unico sistema era saldarlo perché altri sistemi non ce ne sono. È anche vero che con la saldatura, se dovesse superare la temperatura di 200 gradi, lo stagno comincia a sciogliersi, però in questo punto non dovrebbe superare 200 gradi. Se supera 200 gradi vuol dire che sta colando, che sta bruciando l'avvolgimento, perché c'è qualche altro problema. Ok, ora procediamo col rimontaggio. Allora, abbiamo fatto i segni verdi qua, rimontiamo lo statore, dentro, no così, ho sbagliato, ma così. Ok, vediamo se entra bene. Sa che non l'ho messo bene. Ok, ok, ora è entrato. Rimettiamo questo. Ho dato una leggera pulita. Ok, ora rimontiamo il rotore. Puliamo un po' anche qua, facciamo più grosso. Ok, allora
l'interruttore dovrebbe essere dalla parte di qua. Ok, dunque mettiamo lo statore, un attimo che è uscito. Questo va così, ok, questo con l'interruttore sulla destra, sulla sinistra, ok, sulla sinistra, interruttore sulla sinistra così, ok, ora dovrebbe essere giusto. Per fortuna c'è l'avvitatore, altra vite non lo trovo più. Ok, montate le viti, interruttore, rimontiamo le spazzole, diamo una pulitina alle spazzole, così scorrono meglio, perché ho visto che c'è un po' di polvere. Ok. Rimettiamo le spazzole. Ok, spazzola va qua e questo va collegato qua. Giriamo, mettiamo l'altra spazzola. Rimettiamo il suo pezzo di filo che abbiamo rifatto il connettore, il fasto, diciamo. Mettiamo uno di qua, questo dovremmo allargarlo un po' perché non è proprio il suo. Facciamo così, allarghiamo ancora un po'. Ok, devo schiacciare un po' di più. Vado a inserirlo un po' di più col pappagallo. Ok, così non dovrebbe più muoversi. Ora arriva la prova della verità. Allora, qua avvitato bene. Ok, entriamo spazzole, questo c'è, questo c'è, questo collegato bene e questo collegato bene. Inseriamo la spina, ok, e proviamo a accendere. Funziona perfettamente. E ancora un'altra volta problema risolto. Diciamo che la maggior parte delle volte quando non va una molettina
Il problema è il cavo, la spina, l'interruttore che si riempie di polvere e poi non funziona più. Questa volta diciamo è la prima volta che mi capita un problema così, che non c'è collegamento sullo statore. Diciamo che saldato in questa maniera dovrebbe resistere un po' di più. Chiudiamo il tutto e lo riconsegniamo al proprietario. Rimettiamo la vite, quella durissima, ma stavolta non mi frega perché adopero l'avvitatore. Riproviamo un'altra volta. E come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.